Pisellini, vagina... No, non ce la posso fare. Pisellini vaginelle, dopo tanto tempo finalmente rieccoci con un nuovo video del Ma Perché? La rubrica dove rispondo a tutte le domande che mi avete mandato su YouTube, su Twitter, su Facebook, Instagram, Ask.fm, e se ancora non mi seguite su tutti i miei social, fatelo! E ora iniziamo subito con le domande. Ma perché te voglio troppo bene? Perché hai capito tutto dalla vita. Sì, però adesso mollami che fa caldo, Ma perché a Milano si danno 3 baci come saluto? Perché noi milanesi siamo molto generosi e un po' marpioni. Quindi ce ne diamo uno per guancia e poi il terzo a scelta in un luogo dove più ti piace. E poi dicono che siamo persone fredde e distaccate. Ma no! Ma perché il ragazzo che piace a me è etero e non piace alla mia amica, e il ragazzo che piace alla mia amica è gay e non piace a me? Ma sono cose che capitano. Però a tutto c'è rimedio. Tu diventa donna, ti smonti il batacchio, lo regali alla tua amica, così lei diventa un uomo e tutte e due siete felici e appagati con il ragazzo che vi piace. A volte basta così poco. Ma perché la pizza è così buona? Perché la pizza l'ha inventata Satana per farci ingrassare tutti, come la Nutella, la pasta alla carbonara, le Pringles alla paprika, la porchetta, le patate al forno con lardo di colonnata. Ho fame! Ma perché il cibo che fa male è più buono? Perché Satana in realtà è un figo allucinante e non vuole che diventiamo più belli di lui, ci vuole brutti e sformati. Così se andiamo all'inferno, lui ci accoglie nella sua residenza di diavoli, che in realtà sembra più un negozio di Abercrombie, ci punta il dito contro e dice: tu non puoi passare. Ma perché il diavolo ti accarezza e alla fine vuole pure l'anima? Beh, però è un galantuomo, dai. Ti fa mangiare bene, ti accarezza e poi... oh, dovrei pure dargli qualcosa in cambio, no? Cioè mica puoi fargliela solo annusare. L'anima. Cioè non è che puoi fare tanto la preziosa, Ma perché vado da parrucchiere una volta l'anno e proprio nel momento in cui esco con la piega fatta inizia il diluvio, manco fossimo ai tempi di Noè? È la stessa cosa quando decidi miracolosamente di lavare la macchina. La soluzione è semplicissima. La pioggia è un po' stronzetta. Lei sta lì, ti guarda e aspetta che esci dal parrucchiere o che finisci di lavare la macchina per insozzarti tutta. Tu devi fregarla. Vai dal parrucchiere, ci stai un'orettina a far 4 chiacchiere, poi come se niente fosse esci, la pioggia ti vede, fa scendere giù il diluvio, però la freghi perché tu non hai fatto un bel niente. Torni dentro e ti fai la piega felice e serena, tanto ormai la pioggia è venuta giù e ci mette un po' a ricaricarsi. Oppure facci in un giorno in cui non piove. Ma perché non siamo vicini di casa? Oh, stella mia, perché al momento qui di fianco ci vivono dei rompipalle sfornabambini che hanno deciso di dedicare la loro vita a smezzallarmi le palle ogni volta che decido di fare un video. Ah, ma io te lo dico, aspetta settembre che mi torna la mafia vergine dalle vacanze e poi vedi cosa mi combino. E tu potrai finalmente trasferirti. Ma perché ci piace essere poco regular? Perché ci piace essere unici e fantastici. Se te lo ripeti tutti i giorni alla fine sembra anche vero. Ma perché tu passi i pomeriggi con Immanuel Casto e io con Daniele Lo Cicero? Perché il Casto e la Vergine sono un connubio perfetto. Come pane e Nutella, come pizza e fichi, come caccola e naso, il mignolo col prof, così come Steffi 1986 e Daniele Lo Cicero. Messaggio pubblicitario. Per chi ancora non lo sapesse, sono il corista del nuovo album di Immanuel Casto e abbiamo fatto una sorpresa in diretta a Steffi e Dani che potete rivedere in questo video. Ma perché a pranzo da mia nonna si deve sempre parlare dei suoi problemi intestinali a tavola? Mia nonna diceva sempre: sei ciò che caghi. E questa è una di quelle cose che tutte le nonne sanno. E sanno anche che tutto quello che mangi poi alla fine sgorga dalla bocca di dietro. Quindi in realtà voi state parlando di cibo, anche se all'apparenza può sembrare un discorso del merda. Ma perché quello screanzato di Gianni Morandi manda abbracci e baci come se piovessero ma non mi caga mai? E ringrazia che non ti caga, sennò diventeresti il suo prossimo pasto. Oddio, era cattiva questa. Gianni, ti loviamo. Però è vero che si mangia la sua merda, no?
Ma perché dico sempre di volere un ragazzo con un minimo di cervello e poi la prima cosa che guardo è l'aspetto fisico? Perché... beh, è naturale. Ti spiego. Tu vedi un ragazzo, la prima cosa che fai è controllare se ha un cervello. Però devi ricordarti che il maschio non ce l'ha. O meglio, ce l'ha, ma è come uno smartphone. Ha gli organi multitasking. Quindi il cervello di un uomo lo trovi lì, insieme al cuore. Perciò è normale guardare l'aspetto fisico per cercare un uomo col cervello. Tu hai preso 5 lauree, vero? Ma perché solo tu rispondi ai commenti? Perché se tu perdi tempo a scrivermi, il minimo che posso fare è risponderti. Se avessi voluto fare lo snob stronzetto che se la tira e risponde solo a chi gli parla a lui, mi sarei chiamato Selvaggio Lucarelli, no? Oddio, era cattivo questo. Vabbè, sti cazzi, tanto quella caga solo chi gli parla a lei o chi l'ha pagata per farlo, quindi non lo verrà mai a sapere. Ecco fatto, queste sono solo alcune delle domande che mi avete mandato. Se ne avete altre scrivetemele su Twitter, Facebook, Instagram, AskFM oppure con un commentino qui sotto usando l'hashtag ma perché. Se il video vi è piaciuto lasciatemi i pollicini in su, condividetemi in giro così i vostri amici sapranno che io rispondo alle grandi domande senza risposta della vita. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao! Senti, per sicurezza posso misurarti il quoziente intellettivo? No, tranquillo, di me ti puoi fidare. Sono vergine innocente.